Cari amici di The International Yachting Media, buongiorno e ben ritrovati per il nostro consueto appuntamento con le prove in mare. Ed oggi abbiamo la fortuna di poter essere a bordo di un'imbarcazione davvero fantastica. Si tratta di uno Scanner Envy 1100 che oggi possiamo testare nella sua versione fuoribordo. A spingerci oggi abbiamo infatti una coppia di Mercury V10 350 per una potenza complessiva di ben 700 cavalli. Non ci resta quindi che spingere sulle manette e vedere come entra implanata questa bellezza. Ed entra implanata istantaneamente, non ce ne siamo neanche accorti. Stiamo già navigando a più di 18 nodi, siamo entrati in planata intorno agli 11-12 nodi. Le carene di Scanner sono famose per le loro doti marine e questa non le fa alcuna eccezione. Le condizioni di oggi sono di mare poco mosso a c'è un'onda viva che alimentata da 10-15 nodi di vento che arriva da sud-ovest e noi stiamo navigando con la prua esattamente contro le onde. Eppure, come potete vedere, il comfort a bordo di questa imbarcazione è davvero buono. Ma acceleriamo leggermente, ci portiamo a 20 nodi che raggiungiamo a 3350 giri circa, dove notiamo un consumo complessivo di 65 litri ora. Viro leggermente per portare l'imbarcazione a navigare con le onde alle spalle. Abbiamo quasi un metro d'onda e se voglio provare le performance di questa imbarcazione è una condizione decisamente più comoda. Ed eccoci arrivati a 30 nodi e pensate a 4150 giri stiamo consumando poco meno di 90 litri ora complessivi, per la precisione 89,7 litri ora. Ed è una prestazione che comincia a parlarci di questa imbarcazione, perché ci fa notare come il trascinamento di questa carena sia ridotto e quindi proporzionalmente vengono ridotti i suoi consumi ed incrementate le sue performance. Ma acceleriamo ancora perché questi motori hanno davvero tanto da esprimere ancora. 35 nodi, 4630 giri al minuto, 128 litri ora il nostro consumo. Ma acceleriamo ancora un po' e vediamo a 40 nodi come si comporta questa imbarcazione. Ed eccoci a 40 nodi, li abbiamo raggiunti veramente in un istante. Il motore sta girando a 5430 giri e il nostro consumo complessivo è pari a 204 litri ora. Ma non siamo ancora alla massima velocità, per cui giù tutto e andiamo a vedere come si comporta il nostro Envy 1100 alla massima velocità. 41, 42, 43, 44.8 nodi è la velocità massima di Envy 1100 quando è motorizzato, come nel nostro caso, con due Mercury V10 da 350 cavalli. E come potete osservare, nonostante il metro abbondante d'onda, è vero abbiamo il mare alle spalle, però il comfort di questa imbarcazione è davvero superlativo. Rallentiamo, portiamoci intorno ai 30 nodi. Ed ora senza rallentare tutta dritta. E la barca si inclina e si mette in una traiettoria strettissima, come potete vedere, senza sbavare di un millimetro. Le carene di questo cantiere sono veramente leggendarie. Ma controviviamo.
ed anche a sinistra, come potete osservare non abbiamo nessun problema. Posso anche accelerare senza che il nostro ENVY 1100 allarghi la sua traiettoria. È davvero divertente, è un'imbarcazione decisamente sportiva. Controviro di nuovo. E adesso ho rallentato fino a fermare completamente l'imbarcazione perché è arrivato il momento della nostra consueta prova di accelerazione. Quindi 3, 2, 1, giù tutto. 10 nodi, 20 nodi, 30 nodi, 35, 40 nodi, davvero in una manciata di secondi. E non è davvero male per un maxi rip di queste dimensioni, che, lo ricordiamo, in questo caso è motorizzato con una coppia di Mercury Verado V10 da 350 cavalli, ma che potrebbe montare addirittura potenze fino a 850 cavalli complessivi. Ed ora, senza rallentare, innesco una virata larga e veloce. Questo è il punto nevralgico di molte carene, ma non di questa, perché come potete osservare percorriamo una virata larga a quasi 45 nodi di velocità senza la minima incertezza. È un'imbarcazione davvero sicura. Ed ora di nuovo siamo con la prua contro le onde del mare, quindi giù tutto, perché voglio farvi vedere il livello di comfort che una carena come questa sa regalare. Ecco, siamo a 45.1 nodi, nuova velocità massima per l'ENVY 1100, e come potete osservare attraversiamo le onde senza nessun tipo di problema. E mentre ancora andiamo alla massima velocità, io vi do appuntamento a fra poco, perché voglio farvi vedere come è fatto l'ENVY 1100 sugli esterni e, perché no, anche negli interni. A fra poco! Ed eccoci arrivati in porto. Come vedete c'è ancora un sacco di vento, motivo per il quale prima abbiamo trovato l'oltre metro di onda, che ha reso anche molto più divertente la nostra prova in mare. La nostra visita comincia quindi dalla plancetta di poppa di misura extra large, abbraccia entrambi i motori fuoribordo e ci porta all'interno dell'imbarcazione attraverso questo scalino. Questo cuscino centrale può essere rimosso e viene a crearsi così un corridoio interno. Sono piccoli accorgimenti, ma che denotano la grande attenzione del cantiere ai particolari. Sempre qui da poppa possiamo chiaramente vedere il primo particolare distintivo degli scanner. Come potete osservare, qui c'è una carenatura di vetroresina che si integra con i tubolari e crea un ambiente davvero molto lussuoso. Spostandoci verso prua arriviamo nella dinette. Qui troviamo un grande divano ad U che può accomodare tranquillamente 5, 6, 7 persone, opposto a questo bellissimo mobile bar che ospita qui un lavandino, qui una piastra a induzione e qui un frigorifero di generosissime dimensioni. Il tutto è riparato da questo grande T-top che può essere esteso, qui vedete la predisposizione, sia con dei teli e dei pali per ombreggiare tutta la poppa, ma anche, come voluto da questo specifico armatore, con una tenda che consente di aggiungere 2 posti letto per la notte. E questa è la postazione di comando di scanner ENVY 1100, la stessa da dove mi avete visto effettuare la prova pochi minuti fa. Come potete osservare, qui tutto è stato studiato all'insegna dell'ergonomia più assoluta, poltrona reclinabile che io ho trovato comodissimo utilizzare in questo modo in navigazione, ma soprattutto anche la disposizione dei display, delle manette e di tutta la strumentazione è perfetta.
lo spazio che separa la seduta dalla timoneria è molto più che sufficiente, quindi ci si muove con grande agilità qui in questa posizione, ma soprattutto la protezione che questo deflettore, questo grande parabrezza offre è decisamente superiore alla norma. Percorrendo questo comodo passavanti arriviamo alla prua. La prua di Scanner Envy 1100 è davvero intelligente, qui la vedete nella sua conformazione a prendisole, di nuovo molto grande, ma è sufficiente rialzare, togliere il cuscino centrale e rialzare il tavolo che può tranquillamente essere utilizzata per cenare o per prendere un aperitivo, magari quando siamo in rada. Se poi noi togliamo completamente questa parte, noteremo che ci rimarrà un altro grande divano adu che, sommato al divano adu posteriore, rende questa imbarcazione anche il tender perfetto per un super yacht. Ma la console di Scanner Envy 1100 nasconde un altro segreto. Sarà sufficiente infatti aprirla per trovare al suo interno non uno spogliatoio, ma quasi una vera e propria cabina. Il letto infatti ha le stesse dimensioni della cabina armatoriale di un'imbarcazione cabinata. Oltre a questo, al suo interno troviamo un comodo lavandino e i servizi igienici, insomma tutto quello che ci serve per stare veramente comodi durante le nostre giornate in mare. Se siete quindi alla ricerca di un grande maxi rib che sappia accostare doti marine davvero superlative ad una grande abitabilità e soprattutto a una grande sicurezza, allora Scanner Envy 1100 è il gommone che state cercando. E con questo da The International Yachting Media è tutto, ci vediamo alla prossima Boat Review.